Lo sapevate che gli italiani parlano di Natale anche in piena estate? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Ebbene sì, in italiano ci sono tante espressioni idiomatiche legate al Natale, a Babbo Natale, ai regali, che però utilizziamo tutto l'anno e che sicuramente sentirete nelle conversazioni o nei film, nelle serie TV, e quindi non sorprendetevi. Dunque, come sarà organizzato questo video? Vedremo prima di tutto delle espressioni idiomatiche legate al Natale, all'albero, al presepe, a Babbo Natale, e poi passeremo invece ad alcuni proverbi natalizi che però utilizziamo tutto l'anno. E alla fine, come sempre, faremo un esercizio di ripasso per assicurarci che abbiate appreso tutto quello che vediamo nel video. Cominciamo. Credere ancora a Babbo Natale. Questa è una delle espressioni più comuni in italiano. La usiamo quando vogliamo dire che qualcuno è ingenuo, credulone, cioè crede a qualsiasi cosa, anche a volte delle cose impossibili o comunque poco realistiche, troppo belle per essere vere. Può essere usata sia con tono affettuoso, sia con tono un po' critico, sarcastico. Marco è convinto che il capo gli darà un aumento del 50%. Crede ancora a Babbo Natale. Lucia è convinta che il suo ex tornerà con lei. Poverina, crede ancora a Babbo Natale. Ci sono però anche delle varianti per dire la stessa cosa. Altre espressioni idiomatiche, come credere alle favole, vivere nel mondo dei sogni, credere che gli asini volino. Prossima espressione, sempre con il vecchio dai vestiti rossi. Non sono mica Babbo Natale. Questa espressione la usiamo quando qualcuno chiede troppe cose, troppi favori, e vogliamo dire: ehi, non posso fare miracoli, non posso accontentare tutti. Di solito ha un tono scherzoso, ma comunque deciso. Insomma, è un modo simpatico per mettere dei limiti senza risultare troppo bruschi. Non so se vostro figlio viene da voi e dice: mamma, papà, mi compri il telefono nuovo e la bicicletta? Allora voi potete dire: piano, non sono mica Babbo Natale. O in ufficio, se il vostro collega viene e vi dice: potresti finire questo progetto, rispondere a tutte le email e preparare la presentazione per domani? Allora potreste dirgli: calma, non sono mica Babbo Natale, una cosa alla volta. Notate come l'espressione contiene la parola mica, che rafforza la negazione. Ci sono anche in questo caso delle espressioni simili, quindi per dire la stessa cosa. Non sono mica un mago, non ho la bacchetta magica, non faccio miracoli. Ancora, fare il Babbo Natale, che significa essere molto generosi, regalare tante cose, pagare per tutti o fare molti favori a qualcuno. Può essere usata in senso molto positivo
per indicare la generosità di qualcuno o anche in senso più critico, quando qualcuno esagera con la generosità, magari per fare bella figura o per secondi fini. Ieri Luca ha proprio fatto il Babbo Natale, ha pagato la cena a tutti, ha comprato i biglietti del cinema e poi ci ha anche accompagnati a casa. Prossima espressione. Aspettare qualcosa o qualcuno come i bambini aspettano il Natale o Babbo Natale. Le due versioni funzionano. Aspettare qualcosa come i bambini aspettano il Natale. Aspettare qualcosa come i bambini aspettano Babbo Natale. Cosa succede ai bambini la notte di Natale? Loro sono molto emozionati, non riescono a dormire, aspettano con attesa, con trepidazione i loro regali. Contano le ore, i minuti. Ecco, questa espressione descrive proprio questo stato, cioè un'attesa piena di entusiasmo, di emozione, di impazienza e ovviamente anche di gioia. È sempre usata con una sfumatura positiva, quasi tenera. Descrive proprio un'attesa gioiosa, tipica dei bambini, per qualsiasi cosa, un oggetto, un evento, una persona. Giulia aspetta il concerto dei Coldplay come i bambini aspettano Babbo Natale. Non parla d'altro. I fan aspettano l'ultima stagione di quella serie come i bambini aspettano il Natale. Anche in questo caso ci sono delle varianti, magari un po' meno tenere, ma perfette per esprimere lo stesso significato. Aspettare con ansia, con impazienza. Contare i giorni o i minuti, le ore. Non vedere l'ora. Prossima espressione che forse è la mia preferita, mi fa tanto sorridere. Sembrare un albero di Natale. È stupenda. Ma cosa significa? Attenzione, non è un complimento. Tutti noi amiamo l'albero di Natale, è vero, ma questa espressione è un po' una critica affettuosa, anche tenera, ma pur sempre una critica. E si utilizza quando qualcuno è vestito in modo troppo appariscente, troppo colorato, con troppi accessori vistosi, orecchini enormi, brillanti, collane vistose, bracciali, pendenti, abiti molto colorati con brillantini, paillette, piume e così via. Tra amici può essere sicuramente un po' uno scherzo, una battuta. Amore, sembri un albero di Natale, ma ecco, non è un complimento. Lo si può utilizzare tranquillamente con le persone. Avete visto come si è vestita Carla per la festa? Sembrava un albero di Natale. Vestito rosso con paillette, orecchini verdi giganti, collana dorata, ma lo si può utilizzare anche per oggetti, luoghi persino. Hanno decorato il negozio come un albero di Natale, luci ovunque, festoni, pupazzi, non si capisce più niente. Prossima espressione, spuntare o tornare come il panettone a Natale. Si sa, il panettone è il dolce italiano natalizio per eccellenza. E lo dice una che preferisce il pandoro. Ma quando si pensa al Natale si pensa immediatamente al panettone.
Pensate un po', nei supermercati il panettone non si può mai comprare se ci andate a febbraio, ad aprile, ad agosto. Non lo trovate, ma a novembre ecco che puntualmente ogni anno cominciano a comparire in tutti i negozi e i supermercati file di panettoni. Dunque, questa espressione fa riferimento proprio a questo, per indicare, insomma, qualcuno o qualcosa che torna puntualmente in modo prevedibile sempre nello stesso periodo o sempre nelle stesse situazioni. Può essere usata in modo neutro per descrivere qualcosa di ricorrente o in modo un po' affettuoso, siamo felici di rivedere sempre quella cosa o quella persona, o in modo leggermente critico per qualcuno che torna ma è un po' troppo prevedibile e forse fastidioso. Non so, magari come quel dipendente che non è mai in ufficio, è sempre malato, ha sempre qualche scusa, ma il primo di ogni mese arriva sempre in ufficio per riscuotere lo stipendio. Torna sempre, come il panettone a Natale. Oppure possiamo dire, per esempio, i jeans a zampa tornano come il panettone a Natale. Ogni 10 anni sono di nuovo di moda. Anche in questo caso c'è una variante un po' più poetica. Tornare come le rondini a primavera. Prima ho menzionato il Pandoro, che è il mio preferito. In Italia ogni Natale è sempre la stessa storia. La disputa tra gli amanti del panettone e gli amanti del Pandoro. Voi da che parte state? Fatemelo sapere nei commenti. Preferite il panettone o il Pandoro? Proseguiamo con la prossima espressione, che è sembrare un presepe. Il presepe è la rappresentazione della natività con le statuette che molti italiani fanno a casa durante il periodo natalizio, ma che si può trovare anche nelle piazze della città. Quando diciamo che un posto, quindi non si usa per le persone, ma per i posti, quando diciamo che un posto sembra un presepe, stiamo comunicando una di queste due cose. Significato positivo, il più comune, e cioè indica un luogo pittoresco, caratteristico, quasi perfetto, che quasi non sembra reale, tanto è bello e carino. Per intenderci, come quei paesini italiani che si trovano sulle montagne o arroccati sulle colline, con i vicoli stretti, le casette di pietra, le viste mozzafiato. Anche io personalmente l'ho detto quando sono stata per la prima volta a Matera. Matera di sera con le lucine mi ha dato proprio l'impressione di essere un presepe. Ma anche se è un po' meno comune, c'è anche un significato più negativo, o se vogliamo ironico, per indicare un luogo caotico, completamente confuso, con tante persone che parlano e si muovono disordinatamente, come le tante statue di un presepe molto affollato. Quindi, magari la prossima volta che visitate l'Italia potete dire: siamo andati in un paesino in Umbria che sembrava un presepe. Casette di pietra, vicoli pittoreschi, lucine alle finestre. O, per parlare di situazioni, per esempio,
potete dire: a Natale, casa dei nonni sembra un presepe. 30 persone, bambini che corrono, zii che discutono, il cane che abbaia. Mi raccomando, se volete stampare tutto quello che vi sto dicendo in questo video, tutte queste espressioni, potete passare dal nostro sito web lernamo.com per la teoria. C'è un articolo dettagliato più approfondito per questo argomento e tutti gli altri delle nostre video lezioni. Andate nella sezione lezioni, digitate quello che desiderate, per esempio Natale, e vi comparirà immediatamente l'articolo, alla fine del quale ci sono poi gli esercizi interattivi per fare un po' di pratica e il podcast per scaricare e ascoltare dove volete. Ultima espressione prima di passare ai proverbi. Essere un regalo di Natale. Usiamo questa espressione quando qualcosa o qualcuno è una bellissima sorpresa, qualcosa di inaspettato, positivo, quasi un dono del destino. È veramente sempre un'espressione positiva, affettuosa e può riferirsi a una bella notizia inaspettata, a una persona meravigliosa, un evento fortunato, qualcosa che arriva al momento giusto. Per esempio, quando ho saputo che mi avevano assunta, è stato un vero regalo di Natale. Avevo bisogno di una pausa e mi hanno dato una settimana di ferie. Un regalo di Natale in pieno luglio. Anche in questo caso ci sono delle varianti, delle espressioni che trasmettono lo stesso significato. Essere una manna dal cielo, essere una benedizione. Tutte positive. E adesso passiamo ai proverbi. Proverbi italiani legati al Natale, ma che usiamo tutto l'anno. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Questo proverbio è famosissimo in Italia ed è legato un po' alla tradizione italiana, secondo la quale le feste di Natale si devono passare in famiglia. Anche se non vediamo mai la nostra famiglia, anche se non tutti i membri ci stanno così simpatici. È la tradizione. Ma se per Natale dobbiamo rispettare la tradizione ed essere con la famiglia stretta, abbiamo più flessibilità a Pasqua, quando invece possiamo celebrare con chi vogliamo. Gli amici, i colleghi, il fidanzato o la fidanzata. Utilizziamo questa espressione sicuramente a Natale per ricordarci, ok, faccio questa cosa adesso, ma sarò libero per un anno. O anche, ovviamente, a Pasqua, quando vogliamo ricordare, ok, il mio dovere di membro della famiglia l'ho fatto a Natale, adesso posso andare in vacanza con i miei amici, ma in realtà lo si usa anche quando non è Pasqua, solo per ricordare che quel tipo di festività o di evento lo si può festeggiare con chi si vuole e non si deve necessariamente avere la famiglia stretta accanto. Quindi, se qualcuno vi dice non ho voglia di andare a Natale dai miei suoceri, voi potete dire mi dispiace, ma lo sai, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, non puoi scappare. Prossima espressione che uso tantissimo. Durare da Natale a Santo Stefano. Questa espressione indica che qualcosa dura pochissimo, quasi niente, perché
Santo Stefano è il 26 dicembre, quindi il giorno dopo Natale. Tra l'altro, in Italia è anche un giorno di festa. Ma il punto è che se qualcosa dura dal 25 dicembre al 26 dicembre, significa che la sua durata è veramente molto limitata. Passa solo un giorno. E lo usiamo per qualsiasi cosa che passa in fretta. Relazioni, diete, buoni propositi, ma anche per oggetti che si rompono presto. Generalmente il tono di questa espressione è scherzoso, ironico e talvolta anche autoironico, se lo usiamo in riferimento a noi stessi. Non so, per esempio, la storia tra Luca e Valentina è durata da Natale a Santo Stefano. Lunedì si sono messi insieme e mercoledì si sono già lasciati. Oppure mia figlia voleva a tutti i costi un coniglio. L'ha avuto e dopo 3 giorni non lo guardava più. Il suo interesse è durato da Natale a Santo Stefano. Anche per questo proverbio ci sono delle varianti. Durare quanto un gatto in tangenziale, un po' dark, un po' scura. La tangenziale è una strada molto pericolosa dove le auto camminano molto velocemente, potete immaginare. Oppure durare lo spazio di un mattino, che è molto poetico e letterario per indicare un tempo estremamente limitato, come quello della mattina. Durare un battito di ciglia, un po' estremo, ma l'idea è quella, no? Troppo rapido. Altro proverbio. L'Epifania tutte le feste porta via. Cos'è l'Epifania? È l'ultima festa legata al Natale. Si celebra il 6 gennaio. Questo proverbio ha sicuramente un tono malinconico. Lo diciamo proprio verso il 5 gennaio, lo stesso 6 gennaio, con un tono un po' rassegnato. Comincia un nuovo anno, le feste sono finite, il buon cibo, il divertimento, la gioia, i regali sono finiti, bisogna tornare a scuola, bisogna tornare a lavorare, bisogna tornare alla routine. Per qualcuno forse è positivo, però per la maggior parte non tanto. Quindi in Italia, appunto tra il 5 e il 6 gennaio, potreste sentire sempre l'Epifania, tutte le feste porta via. Da domani o da dopodomani si ricomincia. Però qualcuno utilizza questo proverbio anche l'ultimo giorno di una serie di eventi, non necessariamente legati al Natale. Per esempio, una settimana di vacanza. Ebbene, qualcuno l'ultimo giorno usa anche questa espressione come l'Epifania, tutte le feste porta via, per indicare è l'ultimo giorno di pacchia, di riposo, di divertimento. Non so, per esempio, le vacanze estive sono finite. Come si dice? L'Epifania, tutte le feste porta via, anche se siamo a settembre. Piccola parentesi, sapete chi è la protagonista del 6 gennaio in Italia? Ebbene sì, è una vecchia, molto simpatica, un po' bruttina, però molto simpatica, che porta ai bambini tantissimi dolci, ma solo ai bambini buoni. E dunque riempie le calze dei bambini proprio nella notte tra il 5 gennaio e il 6. E ai bambini cattivi porta del carbone. Altro proverbio. A Natale siamo tutti più buoni, forse.
In teoria, questa frase significa che durante il periodo natalizio siamo più generosi, più gentili, più disponibili, più comprensivi. Ma in realtà utilizziamo questo proverbio con tono ironico, sarcastico, per criticare chi si comporta bene solo in determinate circostanze, solo a Natale o solo il giorno del proprio compleanno, il giorno del proprio anniversario, solo in alcune situazioni in particolare, e poi torna a essere antipatico il resto dell'anno. Quindi, se la usiamo magari nel contesto natalizio, può essere anche un po' scherzosa. Per esempio, facciamo un bel regalo al nostro amico e lui dice: ma quanto hai speso per questo regalo? E noi diciamo: non ti preoccupare, a Natale siamo tutti più buoni. È comunque abbastanza positiva. Ma lo possiamo trovare anche usato fuori dal periodo natalizio. Per esempio, se io dico al mio collega: il capo oggi ci ha offerto il caffè, lui mi può rispondere: sì, a Natale siamo tutti più buoni. Sa che oggi dobbiamo compilare il modulo per il miglior capo dell'anno. E sta cercando di corromperci. Io però non cerco di corrompervi, perché vi garantisco che vale la pena iscriversi alla newsletter di Lernamo. Ve lo dico sempre, tutto l'anno, e la verità, non vi mento, perché se vi iscrivete potrete ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, e per questo vi suggerisco anche di iscrivervi ai nostri gruppi WhatsApp, Instagram e Telegram. Ma sempre se vi iscrivete alla nostra newsletter riceverete contenuti esclusivi che mando ogni settimana su una parola, un'espressione, curiosità sulla lingua, la cultura, e anche una storia proporzionata al vostro livello che selezionate al momento dell'iscrizione. Quindi tanti episodi di questa storia con le avventure dei personaggi, grammatica, esercizi, curiosità. Tutto gratis, non solo a Natale. Approfitta delle festività natalizie per guardare un bel film italiano con la tua famiglia. Dai un'occhiata al video dedicato ai migliori cinepanettoni secondo me. Lo trovi in alto nella card o giù in descrizione. Un cinepanettone è un film che esce generalmente durante la settimana di Natale e che generalmente ha come tema principale proprio questa festa. E adesso esercizio finale. Vediamo un po' se vi ricordate i significati di queste espressioni. Vi darò 4 situazioni e voi dovete scegliere l'espressione giusta da dire in quel contesto, scegliendola tra quelle che abbiamo visto. Maria ha comprato un vestito rosso con paillette dorate, orecchini enormi blu, una collana di perle gigante e un cappello con le piume colorate. Cosa le direste? Prossima situazione. Paolo ha iniziato una dieta lunedì. Martedì ha già mangiato una pizza intera, una porzione di tiramisù e 3 cornetti. Quanto è durata la sua dieta? Il vostro amico è convinto che vincerà la lotteria e diventerà milionario la settimana prossima. Già deciso che macchina comprare. Cosa gli direste? La vostra collega vi chiede di finire il suo lavoro, di coprire il suo turno sabato e domenica, di prestarle 200 euro
e di accompagnarla all'aeroporto alle 4 di mattina. Cosa le rispondete? Tra poco vediamo le soluzioni. Prima però, in ambito di regali, volevo ricordarvi che se volete fare un regalo al vostro italiano, potete acquistare un pacchetto di italiano intensivo. In questo modo potrete fare lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. E perché vale la pena? Perché parlerete con persone vere e potrete fare conversazione, ma anche grammatica, esercizi. Però il punto è che si instaurano davvero dei bei rapporti. Riceviamo molte email dei nostri studenti proprio su questo. Gli insegnanti diventano alla fine vostri amici, vostri confidenti e non c'è modo migliore per migliorare il vostro italiano, per fare pratica, perché se vi sentite a vostro agio sarà più facile parlare e imparare. E tra l'altro potete fare lezione quando volete, quindi passate da questo link e scegliete il pacchetto di italiano intensivo che fa al caso vostro. Adesso, soluzioni. Se Maria ha comprato un vestito con le paillette, collana di perle, cappello con le piume, le direste: sembri un albero di Natale. Se Paolo ha iniziato una dieta lunedì e poi martedì ha mangiato tutta quella roba, gli direste: la tua dieta è durata da Natale a Santo Stefano. Se il vostro amico è convinto che per qualche ragione vincerà la lotteria e diventerà miliardario, potreste dirgli: credi ancora a Babbo Natale? E infine, alla vostra collega che chiede, potreste dire: ehi, non sono mica Babbo Natale, eh? Le avevate indovinate tutte? Spero proprio di sì. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, sarebbe il più grande regalo per noi, e anche un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguite Learnamo su tutti i social per tutti gli altri contenuti. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.